Allora, benvenuti ai 7 magnifici giurati in questo premio che Peter Van Bag ideò 12 anni fa e quest'anno abbiamo deciso di intitolare il premio principale del festival proprio alla memoria di Peter. Sono stato a casa di Peter l'anno scorso e ho visitato il suo ufficio, che era la sua seconda casa, e in cui lui aveva la sua incredibile collezione di DVD, un numero imprecisato che cresceva quotidianamente. E credo che questo premio sia un premio importante perché vi è una produzione sterminata, forse oggi meno che in passato. In questa produzione sterminata è importante avere un punto di vista un po' diverso, che non è un punto di vista commerciale, è un punto di vista di studio, di approfondimento. Le buone edizioni DVD hanno una grande rilevanza, possono avere una grande rilevanza, possono essere quello strumento di approfondimento e di comprensione che consente anche a un pubblico di oggi di costruire dei legami nella storia del cinema, non avere l'idea che la storia del cinema è fatta da un film, ma che è fatta da relazioni. E quindi credo che questo premio sia un premio prezioso anche perché in qualche modo può essere una bussola per muoversi all'interno di una sterminata produzione che avviene nel mondo. Naturalmente non è un premio perfetto perché magari ci mancano alcuni DVD importantissimi, non arrivano, o perché nella fretta possiamo dimenticare di selezionare dei titoli meritevoli, e sicuramente il prossimo anno cercheremo anche di fare meglio le cose, ma è un premio importante in un festival che è diverso da tutti gli altri perché è un festival senza premi, ma questi sono dei premi particolari, sono dei premi che diamo a degli oggetti di studio e che aprono nuove strade. Quindi ringrazio di cuore i 7 giurati che hanno lavorato sulla selezione e sono molto curioso di scoprire quali sono i film che quest'anno hanno scelto. Grazie e passo la parola a Jonathan che fa la versione inglese e Paolo Mereghetti che fa la versione italiana come di consueto. Thank you, Jeff. I need to explain at the outset that the first entry I'm going to be reading, we don't have a motivation for, and let me explain why this came about. I think we have 2 meetings a year during the festival, and one person who was not able to attend this year, McElhatten, because of health reasons, actually became in some ways the most active member this year because he sent us a great many emails considering his own deliberations. And after we arrived at what we thought was going to be what we wanted to say about the special mention, there were doubts introduced by Mark about them. Because I think we find that the art of restoration is in many ways an art as well as a science. And there are many different opinions, and arriving at a judgment about different factors is often very complex. So I think we felt, well, we originally were questioning the prints that were used or whether and how many prints were available for this. We eventually decided that this is still something that was work in progress and that we didn't feel qualified to say what we originally were going to say. So that's why there's no motivation for
we begin with a special mention, which goes to the Marshal Perez collection and the McElhatten collection, Volume 1. The first of which comes from Undercrank Productions, DVD box set, and the second of which is Flicker Alley, and it's on Blu-ray. Steve Massa, producer, worked on both, produced this, Marshal Perez. Marshal Perez. Grazie. Riassumo velocemente quello che ha detto David. Questa giuria manca a Mark McElhatten perché quest'anno per ragioni di salute non ha potuto essere, ma è stato attivissimo con una serie di mail, ci siamo scambiati tantissime mail e come dire, abbiamo scelto come menzione speciale di segnalare due DVD, Marcel Perez Collection pubblicata da Underground Production e McElhatten Collection volume 1 pubblicata Yeah, he's just giving the translation. Perché è un lavoro che ci ha molto affascinato. What? Vabbè. Should I say something? No, mi dicevano in cuffia che esiste la traduzione simultanea in italiano, quindi posso non leggere. Puoi aggiungere una tua versione mereghettesca. Va bene. No, abbiamo discusso molto su queste menzioni perché ci sembrava che l'operazione fosse straordinaria, soprattutto per Marcel Perez. Era la scoperta di un nome che pochissimi conoscevano e anche il lavoro della Flickerale su questo primo volume di McElhatten proponeva dei materiali assolutamente sconosciuti o comunque pochissimo conosciuti. Il problema della qualità del lavoro di restauro era forse come dire, infieri e quindi abbiamo preferito, sperando in un prossimo futuro che queste opere continuino, dare la loro menzione speciale. Of course, as you're saying, the prints came from many different sources. For the Marcel Perez, they came primarily from my film, the Italian comedies, and the American comedies came from Library of Congress. But as you're saying, and the McElhatten collection, they're very much a work in progress of trying to track down the best possible prints and present them in the best possible way, in the most complete fashion that's possible. And it is an ongoing, and we're working on volume 2 of the Marcel Perez. We recently had some more prints that were unidentified from the BFI that we've been able to identify. So it is an ongoing, and thank you very much for the acknowledgement of the work and everything that's gone into it. Volevo ricordare che il Marcel Perez Collection include anche un bellissimo libro, che è anche una monografia illustrata sulla carriera europea e americana di questo comico. Okay, the next item on our list is Best DVD Series, Best Box. And this award goes to Camera Obscura, the Valerian Boracek collection, released by RL Films, with the following motivation. An exemplary box set that displays impeccable research and thoroughness. The transfers are fantastic, and even the choices made in subtitling are graphically superior compared to most of the releases we have considered. This edition of Arrow Films is a model of generosity, imagination, and intelligence in its groundwork and presentation, a work of art in itself. Unfortunately, I was informed yesterday that no one from Arrow would be here, so we can't have anyone come to accept the prize today. Poi lo leggo anche in italiano se qualcuno volesse. Miglior collana cofanetto o Camera Obscura, Valerian Boracek Collection, pubblicata da Arrow Film.
Un ottimo cofanetto che mostra un lavoro di ricerca, un'accuratezza impeccabile, le nuove copie proposte sono fantastiche e anche la grafica dei sottotitoli è di una qualità superiore se paragonata alla maggior parte delle proposte prese in esame. Questa edizione della Arrow Film è un esempio di generosità, immaginazione e intelligenza nella sua preparazione e presentazione, una vera opera d'arte. Peccato non ci sia nessuno. Okay, next is a best rediscovery of a forgotten film on DVD, and we actually have two separate items we wanted to cite. One is Les Autres Solitudes, 1974 film by Philippe Garel, released on Revoir Video, an experimental film, both humane and desperate. Les Autres Solitudes reemerges from a forgotten past thanks to the excellent edition of Revoir Video. Garel meets the challenge of filming Gene Seberg without any need for words or a story, thanks to the sweet tenderness of a camera that has managed to explore the face of a very famous actress in the past, and in 1974, at the time of filming, on the edge of alcoholism and depression. He is able to disclose all her deepest secrets, a bold, must-see film. And our second item that we wanted to mention, which, forgive me if my Czech is non-existent, so I may mispronounce this, Bláznova Chronika, known in English as A Jester's Tale, by Karel Zeman from 1964, released by Second Run DVD. Karel Zeman is finally back. Bláznova Chronika is one of his works where all of the peculiarities of his style are harmoniously mixed. Life and death, comedy and drama, naivete, actual or presumed, and poetry, highlighted by the special effects. This film, unknown for too many years, testifies to the unique personality of one of the most talented Czech filmmakers of the second half of the 1900s. Miglior riscoperta di un film dimenticato è abbiamo deciso un ex aequo. Il primo premio va a Les Autres Solitudes di Philippe Garrel, pubblicato da Revoir Video, un film sperimentale insieme film umanissimo e disperato. Les Autres Solitudes riemerge da un passato dimenticato troppo in fretta grazie all'ottima edizione di Revoir Video. La scommessa di filmare senza parole e senza storie il volto di Jane Seberg è vinta da Philippe Garrel grazie alla dolce tenerezza di una macchina da presa che riesce a scavare dentro il volto di un'attrice ieri celeberrima e oggi, nel 74, quando fu girato il film, sull'orlo dell'alcolismo e della depressione, rivelandone tutti i più nascosti segreti. Una proposta coraggiosa e da non perdere. L'altro premio va, e anche la pronuncia del mio ceco è assolutamente inaccettabile, scusate, spegniamo subito questo sì, esatto, scusate, mi ero dimenticato. Eccolo qua, non c'è più, nessuno disturberà più. Bláznova Chronika di Karel Zeman, Second Run DVD. Karel Zeman torna finalmente alla ribalta. Bláznova Chronika è una delle opere in cui più armoniosamente viene mescolato tutto ciò che rende unico il suo lavoro: il reale e il sogno, il comico e il drammatico, la naivete vera e falsa e l'invenzione poetica, messi in rilievo dagli ammirevoli effetti speciali. Invisibile per troppo tempo, il film testimonia il singolare talento di uno dei cineasti cechi più interessanti della seconda metà del secolo scorso. C'è qualcuno di Revoir e di Second Run? Nessuno? No, senza non c'entra, un applauso lo stesso anche. Come? È un editore inglese americano che ha fatto Caresino. Inglese. Era qui l'anno scorso. Okay, next item is Best Special Features, and our award goes to Les Blanc, A Wish for Pleasure, released by the Criterion Collection.
And the motivation, which is furnished by Lorenzo, I will read to you now. Yum, yum, yum. It is a real pleasure to enjoy 22 recipes cooked, spiced up, and served by chef filmmaker Les Blanc, who lived from 1935 to 2013. An astonishing output produced in total independence from 1968 to 2005, restored in 2K. Blanc takes Flaherty-style journeys to Creole and Cajun communities, Texas and New Orleans jazzlands, flower power, and beyond. A booklet, interviews, outtakes, and glimpses of unfinished projects bring back to life, quote, the chronicler of what America is all about at its best, unquote, as his old pal Werner Herzog describes him. Migliori bonus va a Les Blanc, Always for Pleasure, pubblicato dalla Criterion Collection. Gnam gnam, è un grande piacere gustare le 22 ricette cucinate, condite e servite dal regista chef Les Blanc, 1935-2013. Un risultato sorprendente, prodotto in modo del tutto indipendente dal 1968 al 2005, restaurato in 2K. Viaggi in stile Flaherty nella comunità creola e Cajun in Texas e nelle terre del jazz di New Orleans e oltre. Booklet, interviste, scene inedite e assaggi di progetti in continua evoluzione riportano in vita il narratore di un'America migliore, come lo descrive il suo vecchio amico Werner Herzog. Qualcuno di... Thank you, as always. The one thing that I want to say about this is the timing is very appropriate. Yesterday in New York, July 1st, what day is it? The 2nd or the 3rd? On July 1st, a film that Les Blanc made, finished in 1974, called A Poem as a Naked Person, premiered theatrically for the first time. It had a premiere in Austin in April, but it opened in the States. This is a film that he made about the musician Leon Russell between 1972 and 1974, and Leon never wanted it to be released. And when Les was dying, he asked his son to make sure this got out there in the world, and so Herod Blanc approached Leon Russell, and Leon Russell now recognizes it for one of Les's masterpieces. It is one of Les's masterpieces. It will be out on Criterion next year, so we'll have another opportunity to revisit Les's work, a very rare work that many people haven't seen. So Les is living on, despite having passed 2 years ago. Okay, next is Best Blu-ray. This actually goes to 3 releases in the same series from the same company. The Connection, Project Shirley, Volume 1, by Shirley Clark from 1961. Portrait of Jason, Project Shirley, Volume 2, 1967 by Shirley Clark. And Ornette Made in America, Project Shirley, Volume 3 from 1984, all of which were released by Milestone Film and Video. And let me read the motivation. Motivation's laudable dedication to preserving and disseminating the work of one of the pioneers of the new American cinema, the indefatigable Shirley Clark, is a painstaking labor of love that deserves top recognition. This company is doing something exceptional, restoring each title on film, distributing each title on film, and releasing continuing anthologies of shorts and features digitally. Miglior Blu-ray va a una serie di 3 video che fanno, 3 Blu-ray che fanno parte di un progetto Shirley Clark. I titoli sono The Connection, Project Shirley Clark volume 1 del 1961, Portrait of Jason, progetto Shirley Clark volume 2 del 67 e Ornette Made in America, Project Shirley Clark di Shirley volume 3, tutti e 3 pubblicati naturalmente dalla Milestone Films and Video. La lodevole dedizione di Milestone nel preservare e promulgare il lavoro di uno dei pionieri del nuovo cinema americano
l'instancabile Shirley Clark, è una scrupolosa e appassionata ricerca che merita il massimo riconoscimento. Questa casa di produzione sta facendo qualcosa di eccezionale nel restaurare e distribuire ognuno di questi titoli e continuando a distribuire raccolte di cortometraggi e bonus in formato digitale. This has been a 7-year journey, and it's going to keep continuing, I think. There's really 5 women who I owe everything to here in this award. The first is Shirley Clark, and you would think that the 7-year itch we'd get a little bored with each other, but she has been the most fascinating person in cinema I've ever met. Her daughter, Wendy Clark, her survivor, who has opened up her heart and her knowledge to this project. And to Mary Helsbeck and Maxine Fleckner-Ducci at the Wisconsin Center for Film and Theater Research, who has shown me every scrap of film, who has given me access to everything. They have been unbelievable partners. And of course, if you know me, my wife Amy, the president of Milestone, who for 25 years has come on this journey with me, and Tornette Coleman, who died and remains forever here. Thank you. Okay, next is the best DVD, which we have renamed the Peter von Bach Award. And that goes to The House of Mystery, La Maison du Mystère, film by a serial made by Alexandra Volkov between 1921 and 1923, released by Flicker Alley LLC and the Black Hawk Films Collection. The House of Mystery, starring the redoubtable Ivan Mizhukin, is one of the most outstanding film serials of any era, thrillingly inventive and distinctly different from Fayard or Gaston Ravel, and the only serial of the 3 produced by Albatross known to have survived. Peter von Bach brought this film to Bologna during his early years as artistic director of Cinema Ritrovato, and it remains a shining example of analogic restoration. Il premio per il miglior DVD che abbiamo rititolato Premio Peter von Bach, in ricordo del direttore del festival, va a The House of Mystery, La Maison du Mystère, un serial francese 1921-23 di Alexandre Volkov, prodotto da Flicker Alley. La Maison du Mystère, protagonista il formidabile Ivan Mizhukin, è uno dei serial più eccezionali di tutti i tempi, originale ed emozionante, si distingue nettamente da Fayard o Gaston Ravel ed è l'unico tra i 3 serial prodotti dalla Albatross ad essere sopravvissuto per quanto si sappia. E proprio Peter von Bach aveva fatto conoscere questo film a Bologna nei primi anni della sua attività come direttore artistico del cinema Ritrovato. Un serial che ancora adesso rimane un brillante, un DVD che ancora adesso rimane un brillante esempio di restauro analogico. Thank you. Jeff Messino from Flicker Alley couldn't be here today, but he asked me that in the fortunate event that he was actually a winner, that I would accept for him. So on Jeff's behalf, I thank the jury, and I thank everybody involved with this project. Thank you. There's one more thing we wanted to, final section. The jurors would like to stress that none of us is in a position to know all the important DVD and Blu-ray releases, even though all of us have encountered important examples, some of which were not nominated for awards, but deserve in any case to be far better known. So Bobibus has selected one or more personal favorites that he would like to recommend. And I'd like to add again that although Mark McElhatten wasn't able to attend the festival this year,
and decided not to offer a personal selection. He was an active member of the jury and even furnished many of the above notes that I've read to you. So, in turn, is first Lorenzo Codelli, McLean Rogers' I'll Walk Beside You, from UK 1943, and Carol Reed's The Stars Looks Down, from Renowned Pictures, I'm sorry, UK 1939, both on DVD. Lucien Loguette, La Bonheur et pour demain, from the document Cinématographe on DVD. It's a lost film, unseen since 1962, the only feature of Henri Fabiani, a documentarist once known but subsequently forgotten. This is one of the only treatments of the working class in the French cinema of this period, and it implicitly anticipates the social upheavals that would come soon afterwards. Alexander Horwath wanted to cite all of these films, several releases involving documents or the subject of World War I. Esther Weltkrieg Archive edition, DVD 1, Das Alte Europa, Am Ben sein Untergangs, sorry for my German, DVD 2, Aufmarsch der Armee, 1900 to 1915, Deutsche Film Institute, Absolute Media, Le Croix de Bois, from France in 1932 by Raymond Bernard, Pathé Distribution, The Battles of Cornell and Falkland Islands, from Great Britain 1927, Walter Summers, and from BFI, and J'accuse by Abel Gance, France 1919, from Lobster Films. Paolo Mereghetti would like to cite René Vautier, An Algérie, Edition de Mutel de Panger. And I would like to cite, by the way, I have to apologize, there's I think an unfortunate error from doing it too fast. This is not a film by Charlie Varick, but a film entitled Charlie Varick by Donald Siegel, which is released on an exceptional German Blu-ray that was released by Coke Media GmbH of Don Siegel's neglected and beautifully structured heist thriller of 1973, with extras that include a remarkably intelligent and detailed making-of documentary by Robert Fisher. So that's all of our awards. Leggo in italiano, i giurati vogliono sottolineare che nessuno di loro è in grado di conoscere tutte le più importanti edizioni esistenti in DVD e in Blu-ray, e anche se tutti i giurati hanno incontrato notevoli esempi, alcuni dei quali non sono stati selezionati per il concorso, questi meriterebbero in ogni caso una conoscenza più approfondita. Per questo ognuno di noi ha selezionato uno o più DVD di cui vorrebbe consigliare la visione. Mancano le scelte di McElhatten, che non ha potuto partecipare a questa edizione del festival e non ha dato una propria selezione, ma è stato un membro attivo della giuria e ha contribuito molto a stimolare la lista dei premi. Lorenzo Codelli suggerisce McLean Rogers' I Walk Beside You, film del 1943, e Carol Reed The Stars Look Down del 1939, pubblicati dalla Renault Pictures, tutti e due in DVD. Lucien Loguette propone di non perdere Le Bonheur et pour demain, un film scomparso, ma il più diffuso dal 62, l'unico lungometraggio di Henri Fabiani, documentarista un tempo rinomato e ora dimenticato. Si tratta di una delle uniche apparizioni della classe operaia all'interno del cinema francese dell'epoca, che annuncia in maniera latente i cambiamenti sociali di quel decennio. Alexander Horwath ha selezionato una serie di opere che riguardano la Prima Guerra Mondiale, perché quest'anno ci sono state molte edizioni su questo tema. Anche io mi scuso per il mio tedesco. Esther Weltkrieg Archive Edition, DVD 1, Das Alte Europa am Vorabend sein Untergang, DVD 2, Aufmarsch der Armee, pubblicati dalla Deutsche Film Institut, Absolute Medien. La Croix de Bois di Raymond Bernard, pubblicato dalla Pathé, The Battle of Colonel and Falkland Island di Walter Summers, edizione BFI, e J'accuse di Abel Gance, Lobster Film.
Io ho ricordato questo DVD dedicato ai lavori che René Vauthier ha fatto in Algeria. René Vauthier è il regista morto da poco che aveva fatto Avoir 20 ans dans les Aurès e ha lavorato tantissimo in Algeria a fianco del Fronte di Liberazione Nazionale. Questa edizione dell'edizione del Menuit del Mouton de Pangé raccoglie per la prima volta tutti i lavori, questi documentari invisibili da anni, che Vauthier aveva fatto in Algeria. E infine Jonathan Rosenbaum ha selezionato Charlie Warwick nell'edizione tedesca, quindi il titolo è Der große Coup, un eccezionale Blu-ray tedesco prodotto dalla Koch Media sul film del regista Don Siegel, un thriller dimenticato e ben fatto del 73. Tra i contenuti speciali un documentario brillante e dettagliato di Robert Fisher sul making of del film. Non so se qualcuno ha delle domande da fare o se possiamo, come suggerisce il Presidente onorevole, il Grand Uf Lupman, no, io sono solo un dettatore democratico. Gianluca Farinelli, se possiamo salutarci e darci appuntamento alla prossima edizione. Prego. Scusate l'ignoranza, non ho capito se il serial La Casa del Mistero è una produzione francese o francese, con un'edizione americana. Sì, esatto, un'edizione, cioè è stato prodotto da Flicker Alley, quindi una casa editrice statunitense, è una produzione francese di quella casa di produzione che si chiamava Albatros, dove avevano lavorato all'inizio degli anni 20 molti fuoriusciti dalla Russia. Posso solo farvi i complimenti, nel senso che i premiati sono, a parte la Maison du Mystère che è stato presentato al cinema Ritrovato, sono per lo più delle opere che non abbiamo visto, che io personalmente non ho visto e che ho una gran voglia di vedere, ecco, quindi è una selezione di premi molto, molto bella e molto vitale, ecco, quindi vi faccio i complimenti, un po' anche vi maledico perché appena finito il cinema Ritrovato mi toccherà vedere un sacco di DVD che non ho visto, ecco. Allora, arrivederci all'anno 21.